Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima parte di novembre 2022. Allora, abbiamo la carta dell'eremita, amici dello Scorpione. Periodo di riflessione, periodo di solitudine per qualcuno. Quando c'è l'eremita, normalmente la solitudine è ricercata, cioè siete voi che vi prendete uno spazio, ma per qualcuno potrebbe anche rappresentare un sentimento di solitudine, per esempio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che la lettura è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se volete contattarmi, trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Basta aprire la tendina. Allora, per quello che riguarda la lettura, sono ritornata alla lettura, diciamo, vecchio modello, vecchio stampo, quindi eh, andrò a spiegare la prima linea di carte, poi con i mini tarocchi andremo a vedere le cose un po' più nello specifico. Allora, partiamo con un 10 di coppe. Al contrario, abbiamo la carta della forza, la carta della luna, quindi due arcani maggiori inizio lettura, 4 di coppe, 9 di spade, abbiamo un 2 di pentacoli e il cavaliere di coppe. Allora, il 10 di coppe al contrario mi fa capire, ragazzi, che qui manca una sorta di unione o equilibrio a livello familiare probabilmente o a livello di gruppo, perché comunque quando c'è un 10 di coppe parla di un compimento a livello di un gruppo. Molte volte fa riferimento alla famiglia, ma potrebbe anche essere un gruppo di lavoro, per esempio. Abbiamo la carta della forza e qui la carta della forza parla di coraggio, io sento, perché avendo anche la carta della luna di fianco, in qualche modo potrebbe esserci qualche tipo di paura, qualche tipo di dinamica che ritorna dal passato. C'è una sorta di nostalgia ai tempi passati. Qui con la forza è come se ci fosse bisogno di prendere coraggio per andare avanti. C'è bisogno con questa fase di eremita di fare un po' il punto della situazione, direi. Normalmente la carta della forza è una bella carta, parla di salute fisica, parla di una scelta presa in modo giusto, in modo amorevole anche, perché io la sento molto collegata sempre con il terzo e il quarto chakra, questo arcano maggiore. La luna. La luna potrebbe parlare di sogni oppure, come vi dicevo, di qualche cosa che ritorna dal passato, di una sorta di nostalgia, di una sorta di anche dinamica o proiezione, perché la luna parla anche di proiezioni, che ha a che vedere in qualche modo col vostro subconscio o con qualche cosa inerente al passato. Vedendo il 10 di coppe può fare riferimento a una famiglia che si aveva a un qualche tipo di armonia in un gruppo che magari c'era e che in questo momento non state più vivendo. Il 4 di coppe mi parla di un'energia un po' così, un po' sconsolata, se ci fate caso, il ragazzo sta guardando le tre coppe vuote e non si accorge che c'è un'altra possibilità di fianco a lui. Quindi qui si tratta veramente semplicemente di aprire gli occhi, di togliersi un po' dalle proiezioni della luna. Abbiamo poi un 9 di spade e qui si va verso quello che è la risoluzione dei problemi, ragazzi, perché il 9 di spade è una carta di una persona che ha preoccupazioni, ma sono preoccupazioni che non hanno più ragione di esistere, perché sono preoccupazioni che riguardano il passato, sono paure o comunque dinamiche che ormai non ci sono più, sono passate, sono andate, quindi non c'è più motivo di creare questi pensieri o sì, di preoccupazione, insomma. Andiamo avanti poi con un 2 di pentacoli e qui abbiamo di nuovo, è una carta che parla di cicli che si ripetono, no? Ma io sento che qui è solo una vostra paura, perché poi in realtà alla fine della lettura abbiamo un cavaliere di coppe che è un'offerta, è qualcuno che arriva per portare un,
diciamo un'offerta di tipo solido, un'offerta di tipo stabile se vogliamo. Cavaliere di coppe per molte persone potrebbe rappresentare una nuova persona che entra in questo periodo, magari una nuova conoscenza, o qualche tipo di offerta che voi potreste fare a qualcuno, perché comunque col 2 di pentacoli si parla sempre di gestire due o più cose allo stesso tempo, cercare di insomma far funzionare due o più cose allo stesso tempo. E qui probabilmente c'è una proposta di accordo, c'è una proposta che dice ok, eh, probabilmente vi siete sentiti da soli in questa relazione, in questo gruppo, in questa situazione e qui si arriva a dire un attimo perché cioè, bisogna ricalibrare un attimino le cose secondo me. Ok, andiamo avanti e vediamo con i mini tarocchi, cerchiamo di andare, ok, un po' più nello specifico. Allora, 5 di denari al contrario e 10 di bastoni. Qui c'è stata una sorta di delusione, come vi dicevo, da parte di questo gruppo, all'interno di questo gruppo, potrebbe essere la famiglia di origine questa. Ehm, C'è la necessità fondamentalmente di lasciare andare indietro qualche tipo di peso e soprattutto qualche tipo di delusione. Il 5 di denari al contrario, così potrebbe parlare anche di una perdita di tipo economico, oltre che di una perdita di fiducia. C'è stato qualche cosa qui che ha un po' compromesso gli equilibri. Che sia una situazione di lavoro o romantica, o di amicizia, ripeto, c'è qualche cosa qui che ha creato questa delusione, per cui adesso si voglia un attimino fare piazza pulita, diciamo così. Andiamo a vedere la forza, perché secondo me qui è il coraggio che ci vuole per fare questo tipo di passaggio. Qui abbiamo un diavolo al contrario e un 9 di bastone al contrario. Credo che qualcuno si senta condizionato. Il fatto che ci sia l'eremita mi fa venire in mente che vi sentiate soli in questo tipo di movimento, in questo tipo di cambio, perché sono 2 10. Sì, fa riferimento alla chiusura di alcuni cicli per iniziare un ciclo nuovo. Probabilmente qua ci si sente un pochettino condizionati, c'è qualche cosa che vi fa sentire ingabbiati, mi verrebbe da dire. Il 9 di bastoni normalmente quando è al contrario parla di qualcuno che non ha difese, che è scarico di energia, che non ha la forza letteralmente di fare questo movimento. Qui comunque c'è l'energia pesante del diavolo che in qualche modo crea anche probabilmente queste proiezioni di cui parla la luna. Andiamo a vedere la luna. Ok. Abbiamo, wow, il fante di bastoni e la carta degli amanti. Io credo che qui ci sia nostalgia di una persona in particolare, probabilmente è una persona con la quale avevate instaurato uno pseudo vincolo. Vi dico pseudo perché in realtà un vero compimento non c'era, una vera realizzazione di coppia non c'era e anzi c'è stata una delusione. Ripeto, io adesso parlo di coppia, ma potrebbe essere un gruppo, ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà. Sta di fatto che qui c'è voglia di innamorarsi, c'è voglia di ritrovare l'entusiasmo del passato, c'è voglia di... Probabilmente per qualcuno si tratta proprio del fatto di ricostruirsi una vita, non è solo l'innamorarsi, però è proprio il ricostruire una base solida, mi verrebbe da dire, no? Su quello che si può fare da qui ad un futuro. Per qualcuno il fante di bastoni rappresenta proprio la persona che avete voi in testa, la persona, ehm, una persona nello specifico con la quale si potrebbe voler, mi verrebbe da dire, una relazione di coppia, una relazione in armonia. Per qualcuno potrebbe rappresentare un figlio, ma sento che è più una questione di famiglia da voi creata. Nel caso siate single è la vostra persona di interesse, ok? Ma qui c'è con questo diavolo una sorta di tossicità, di non chiarezza, perché comunque avete anche la luna, parla di proiezioni. Andiamo a vedere il 4 di coppe per piacere, grazie. Ok, allora abbiamo un 5 di bastoni al contrario, la regina di coppe al contrario e la regina di denari dritta. Ok. Mm, io credo che qui siate tra l'incudine e il martello perché abbiamo due regine e qui c'è un 2 di pentacoli in effetti, che è una carta che parla appunto di una scelta da dover fare, delle cose da dover soppesare. Guardate, si è girata anche questa carta. Quindi e la sento collegata col 5 di bastone al contrario perché qua probabilmente ci sono state delle discussioni che hanno creato questa delusione.
ok? Possono essere due figure intorno a voi, quindi potrebbero essere magari amici, due colleghi, colleghe, due madri nel senso una la madre e l'altra la suocera, però comunque due energie materne, potrebbero essere o due energie comunque femminili. C'è una sorta di attrito qui di gruppo, sento, perché c'è anche il 5 di pentacoli, di bastoni al contrario, e avendo anche il 3 di spade, insomma, qualcosa qui ha ferito. È per quello che qui partiamo con un 5 di denari e con la voglia di chiudere una determinata situazione. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un 9 di coppe e un 6 di pentacoli, non male. In effetti qui vi state preoccupando più del dovuto perché c'è un 9 di coppe, c'è una sorta di appagamento, è vero, forse non è più un 10, però è un 9. Comunque è una carta di forte appagamento, è una carta di una persona a cui non manca niente fondamentalmente. E il 6 di pentacoli è una carta che insegna a dare il giusto, perché è comunque una carta di grande generosità, però forse alle volte, se ci fate caso, ha una bilancia in mano la figura e c'è bisogno di calibrare quello che si dà, di dare il giusto, di soppesare quanto e a chi si dà. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo un 7 di spade e qui di nuovo ritornano un po' le proiezioni che si avevano qui con la luna, ok? E un'altra volta la luna al contrario e un fante di spade al contrario. Qui c'è qualche cosa o che non vedete o che non sapete o di cui non siete consapevoli. Siete troppo, secondo me, come vi posso dire, focalizzati su quello che è stato il passato, su quello che avete perso e perdete di vista la visione globale, la visione di insieme della situazione della relazione. Avete la luna due volte e anche un 7 di spade. Qui c'è qualche tipo di proiezione che dovete elaborare con la carta dell'eremita. Trovate la propria verità, la vostra verità, perché avete anche il diavolo, qualche tipo di condizionamento probabilmente a livello familiare c'è stato, ma non è detto che perché sia sempre andata così, debba sempre andare così nel futuro. Quindi le cose si possono cambiare man mano. E qui con il fante di spade al contrario, sento che ragazzi avete bisogno di andare un po' più a fondo, di controllare un po' meglio certe cose, di guardare le cose in piccole. Abbiamo anche un 7 di spade, potrebbe parlare di furti, potrebbe parlare di perdite, magari non lo so, perdete le chiavi della macchina, perdete qualche tipo di cosa inerente al passato, perché ripeto c'è anche la luna. Qui secondo me si tratta di non raccontarsi bugie e di capire da che parte si deve andare, ok? Perché è un po' come se questi due pentacoli fossero uno il passato e l'altro il futuro. Ecco, perché sento che qui qualcuno sta ancora nel futuro, scusate, nel passato, deve rielaborare quello che è la situazione che è successa, ma vedrete che, perché comunque basta prendere consapevolezza di questa fase, voi non state male, ok? È vero, magari siete da soli, avete questa sensazione di solitudine, però voglio dire, fondamentalmente avete tutto quello che vi servirebbe per essere felici, ok? Ricordatevi che la felicità è interna, non è da ricercare in qualcun altro o in qualcos'altro. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Ecco, appunto, abbiamo la carta del giudizio e il 4 di bastoni. Wow! Quindi qui qualcuno fa un passo avanti, che siate voi o che sia qualcun altro. C'è un'offerta con questo Cavaliere di Coppe. Se state aspettando una chiamata o un ritorno da qualcuno del passato, è fortemente probabile che riceverete questa chiamata. Fate attenzione comunque alle proiezioni, a non ehm, dare per scontato che l'altra persona voglia ricominciare, ipotesi, perché vi chiama, magari vi chiama per sapere se state bene, magari vi chiama perché ha bisogno di qualche cosa, non lo so. Però ecco, non viaggiate troppo con la fantasia perché abbiamo due carte fortemente che falsano la realtà, ok? Quindi. Però si finisce con un 4 di bastoni che è una carta di unione felice, una carta di festeggiamenti, una carta di contratti. Nel caso qui si tratti di allontanarsi da un certo tipo di azienda perché magari la realtà è un po' contaminata. Non vi focalizzate troppo su quello che avete perso perché quello che arriva è veramente spettacolare. Arriva un'offerta, c'è la presa di consapevolezza. Quando c'è la carta del giudizio è anche una nuova idea, una nuova... non è la lampadina che si illumina, è il lampadario che si illumina, ok? Che si illumina. C'è una presa di consapevolezza globale e si arriva all'equilibrio. Quindi veramente portate solo pazienza, io credo che sia qui veramente solo questione di tempo e lavorate sulle vostre proiezioni. Ma sento che con la carta dell'eremita già lo state facendo. Andrete a sondare, a scavare
e a cercare la vostra verità, quello che è valido per voi, quello che fa sentire bene voi, quello che è in linea con la vostra moralità anche. Vediamo Osho cosa ci dice. Abbiamo maturità, che è un bellissimo 9 di pentacoli, che parla del fatto che i tempi siano maturi per raggiungere, per staccarsi fondamentalmente dall'albero madre, quindi dalla famiglia madre, e perseguire i propri obiettivi, ragazzi. Poi abbiamo il fulmine è la carta della torre. Qui bisogna rompere l'ego, bisogna destrutturare l'ego, bisogna fare attenzione a non attaccarsi a sogni egoici. Ok? Ricordatevi che quando si desidera qualche cosa, se lo si desidera per il più alto bene comune, il desiderio, diciamo così, si avvera un po' più in fretta, ok? Se invece sono desideri egoistici, ecco, qui vi dice fate attenzione perché comunque abbiamo sia il diavolo al contrario che il fante di bastoni, quindi fate attenzione perché potrebbe essere che ci sia una sorta di tendenza ad essere un po' egoista per qualcuno, quindi il fulmine qui vi consiglia di rivedere un pochettino quello che potrebbero essere i vostri desideri, ma lo state facendo. Perché io credo che qua siate contaminati da delle proiezioni esterne, probabilmente delle proiezioni familiari, quindi non vedete chiaro quello che per voi è valido nella vostra realtà, come vi volete costruire la vostra realtà. Ma qui sento che arriva e prenderete consapevolezza del fatto che comunque non vi manca niente. Sì, c'è questo sviluppo, c'è questa forte presa di consapevolezza a fine periodo che vi darà un rinnovato equilibrio, una rinnovata stabilità. 4 di bastoni è proprio una carta che parla di firma di contratti e di celebrazioni, quindi qui sento che si festeggia a fine periodo. Andiamo avanti, vediamo un ultimo, grazie, oracolo, per vedere che ultimo consiglio vi danno, amici dello Scorpione. Wow, nuovi inizi. Qui si parla anche proprio di un nuovo concepimento che potrebbe anche essere di un'idea, di un progetto, di una collaborazione, anche se eh, posso vederlo qui, ma è più un contratto, perché avete la carta dell'eremita, avete comunque un'energia molto solitaria, molto indipendente, quindi qui potrebbe essere sì una collaborazione con qualcuno, ma non credo sia un contratto da dipendente. E comunque se fosse un contratto, è un arcano minore, comunque parla di... potrebbero essere contratti a tempo determinato, ok? C'è comunque un'offerta, arriva, non vi preoccupate, lasciate indietro quelli che sono i vecchi pensieri. Quando vi trovate in una situazione e volete fare un passo in avanti, un movimento, tenete presente che voi fate le considerazioni con la realtà che avete in quel momento. Ma non date per scontato che quella sarà la realtà per sempre. Non mi fanno il mutuo perché ho uno stipendio troppo basso, ma non è detto che voi facciate sempre quel lavoro lì e che abbiate sempre quel tipo di stipendio lì. Cominciate a immaginare un nuovo tipo di lavoro, cominciate a pensare a come poter incrementare gli ingressi, cominciate a pensare a come poter organizzare due lavori, perché avete un 2 di pentacoli, avete la possibilità di gestire più cose allo stesso tempo. Potrebbe non essere semplice, però la possibilità ce l'avete. Quindi ecco, cercate di non fossilizzarvi sul tipo di realtà che avete, perché è la realtà che avete creato ieri, e per il domani create una realtà diversa pensando in modo positivo nell'oggi. Spero di non essermi incartata troppo con la spiegazione, di essere stata chiara. Scrivetemi poi nei commenti. Io intanto vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che la lettura comunque vi sia stata utile. Potete mettere un like se così fosse e per farmelo sapere. Se volete supportarmi potete iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione. Ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!